Oggi qui dobbiamo parlarci chiaro, ok? TikTok è sempre lui tanto il responsabile dei miei video su questo canale nei quali mi chiedo ma come cavolo si fa? Non Slim Dogs, non le trasmissioni su D-Max come è fatto, no, è TikTok il responsabile. E oggi, dopo essermi sorbita decine, ma che dico decine, centinaia di video nei quali mi si mostrano le strumentazioni da disegno più disparate, io ho deciso di rispondere alla domanda riguardo una specifica cosa, che peraltro ci ho messo anche un mesetto a reperire, perché non è che fosse proprio così facile da trovare. E sto parlando di lei. Forse di qua si capisce meglio. Questa cosa qua. Questo simpatico giocattolino da bambini, che si può intuire appunto dalla giovinezza, dalla paffutaggine, dalla freschezza della mano rappresentata proprio qui sulla cover del gioco, è quello che più di tutti mi ha fatto dire ma come? Perché tutti te lo fanno vedere, ma nessuno te lo spiega. E quindi cosa faccio io? Ve lo spiego io. Capisco che non ci fosse bisogno di operare con così tanta rabbia su questa scatola, ma già di per sé è arrivata un po' distrutta, quindi non mi sento in colpa, anzi. Procediamo subito con l'aprirla. Odio il fatto che questa scatola sia così asimmetrica, non so se avete notato, ma c'ha questo dislivello, è un parallelepipedo un po' scomodo e tutto lo scotch è un po' staccato, vedete? Boh, vabbè. Ok, l'unboxing è relativamente facile, il contenuto della scatola è... Ah, ti danno loro dei fogli. Vedete, questo qui è un plico di fogli incelofanati e già sento un po' puzza di trucco, perché non vorrei che magari ci fosse un po' sta cosa che sono i fogli in realtà, che sono intrisi di una cosa particolare che risponde... No, metti che è davvero così... Cioè che i fogli sono intrisi di qualcosa che chimicamente reagisce. Spero di no, sarebbe veramente deludente. Poi abbiamo la nostra palette di colori incartata con una serie di avvertenze, peraltro scritte anche in italiano, come se questo gioco fosse reperibile in Italia. Pericolo di soffocamento, tenere il sacchetto lontano dalla portata dei bambini. Non c'è pericolo, noi oggi andiamo a recensire giochi come se fossimo adulti. Comincia facilmente con questo semplice foglio di istruzioni che non riesco ad aprire. Rimuovi la cover e premi il pulsante on. Scommetto che non ci sono le pile. Quanto ci scommetti? Che avevo detto. E ovviamente ma ti pare che ti mettono le pile, però qui nella Get Start Easily Guide non è che te lo scrivono. Metti le pile, perché a noi ci costa troppo mettercele. Andiamo subito a rimediare. Oh, magia. Ci siamo. Procediamo con la Get Start Guide. Brutte notizie, amici. Qui dice usa il pennello sulla Color Wonder Paper. Io vado a prendere anche dei fogli normali. Di che cosa si compone questa paletta? Abbiamo innanzitutto un plauso alla fattura. Sembra un bel materiale. Ho visto cose per bambini fatte davvero di molta più plasticaccia. Invece questo è quasi piacevole, tutto smussato, tutto morbidino, anche un po' ruvidino. Abbiamo questo pennello. Come vedete le setole sono bianche, ricordano molto quelle dei pennelli ricaricabili. Abbastanza tondino, abbastanza facilino da impugnare anche per un bambino, collegata con un filo alla base. Rimuovendo questo coperchio abbiamo i nostri 5-6 colori, perdonate, 6 colori. La superficie del colore è un po' ruvidina. Aspetta, oh, ma è oliata. No, non me l'aspettavo, sembrava una cosa asciutta. Ha un odore strano. No, cos'è? Allora, aspetta. Questo è un foglio normale. Adesso è accesa. Foglio normale, vediamo che succede. Abbiamo la nostra paletta, abbiamo il foglio. Andiamo sul rosso. Che bello, si colora di rosso. E a questo punto non succede proprio un cavolo di niente. Stiamo facendo tutto a caso. Classica emozione dei bambini che vogliono toccare tutto. Allora, istruzioni. Rimuovi la cover. E fin qua. Accendi con il pulsante on. Va bene. Fai un bel cerchio sul colore. Un livello di colore invisibile si attaccherà alla penna. Usala sul foglio. Su questo foglio sicuramente abbiamo constatato che non fa proprio un cavolo di niente. Che delusione. Andiamo a vedere cosa accade invece sulla speciale Wonder Paper Color blablabla. Oh, ed ecco che improvvisamente, senza neanche accorgermene, ho lasciato un'impronta rossa. Magia rovinata. Facciamo come se non avessi visto di aver appena contaminato un foglio. Usiamo il colore rosso e voilà. E wow. Ah! Cavolo. E ora, ad esempio, se voglio cambiare colore, che succede? Dimmi qualcosa, foglio, dannazione! Tra un colore e l'altro pulisci con un tovagliolo che non ho. Passiamo dal rosso al viola. Però è soddisfacente vedere che il pennello si illumina. Wow, ma il viola funziona benissimo. È estremamente soddisfacente. E questa è la cosa che mi fa più arrabbiare, che dovevo immaginarlo che fosse qualcosa sulla carta. Era così ovvio. Mi sento sciocca. Vedete? Non va. Sulla carta normale nulla accade, ma su questa
Ci sono anche delle contaminazioni di altri colori, guarda che bello, è così piacevole. Bella questa cosa che posso fare delle transizioni tra i colori, ma è stra interessante. Mi dispiace soltanto che purtroppo è un gioco limitato, no? A me fanno paura queste cose dove devi comprarti soltanto i fogli di carta specifici. Ah, scusate, nel frattempo sto parlando, ma c'è questa ambulanza che evidentemente deve aver parcheggiato qua fuori dall'ufficio, perché sennò non si spiega la durata e l'intensità di questo suono. Dicevo, questi giochi dove devo comprarmi per forza i fogli preposti finiscono subito. Cioè, qui dentro ci stanno 18 fogli. La mia voglia di giocare a questo gioco fa sì che questi 18 fogli io li voglia consumare nell'arco dei prossimi 20 minuti. 1 minuto a foglio. Sono stracuriosa di sapere come funzioni questo. Vediamo se riesco a trovarlo su internet. Ecco, primo risultato, subito risposta. La domanda è: ma Frafrog, ma se potevi semplicemente cercarlo su Google, qual è stato il punto di comprarlo e provarlo tu stessa per poi arrivare alla medesima conclusione? La carta parla per sé. Just speaks for itself. Ma poi dai, è troppo bello aver fatto questa cosa, ne sono troppo contenta. Comunque, dicevamo, il Color Wonder Makers di Crayola contiene 45.000 banner pubblicitari, una tintura Leuco, un prodotto chimico senza colore che si colora a contatto con l'acido citrico, che poi è un po' lo stesso principio del video nel quale io e Cam abbiamo provato a realizzare dei colori per disegnare partendo appunto da, se non sbaglio, da del cavolo frullato. Questo spiega perché il pennello reagisce soltanto alla Wonder Paper perché contiene ioni di zinco, un prodotto chimico acido. È una questione di acidità della carta. Ma allora sai che mi viene in mente un'altra cosa? No, ho buttato l'umido! C'avevo i limoni! Signora! Vado a vedere se è rimasto un limone. 2 hours later. Ma che limoni? Qui abbiamo di meglio, il succo. Vediamo se io questa carta la posso ricreare, eh. Ora sto per distruggere tutto. Per evitare di contaminare il pennarello, prima mettiamo un po' di verde qua sul foglio e adesso andiamo a vedere se funziona. Sono sicura che tra poco. Pensavo di essere stata veramente sveglia. Evidentemente, come già più volte espresso in questi video, il mio cervello non è tanto diverso dal target di questi giochi, per cui io devo aver chiaramente dimenticato i 5 anni di chimica che ho studiato. E così come questo foglio ora sparisce dall'inquadratura, anch'io, con la coda tra le gambe, farò finta di non aver mai tentato questo esperimento. Ma torniamo al nostro gioco! Che dite? Io quasi ne approfitterei a questo punto per fare una bella ospitata. Che cacchio. Abbiamo bisogno della tua arte, Piero. Prego, siediti. Abbiamo bisogno del tuo contributo in quest'opera d'arte collettiva. Quale onore. Oh, grande. Non hai sempre desiderato provare? No. Di sì! Sì! Ecco! È consigliata per i bambini dai 3 ai 5 anni. Sei libera di contribuire come vuoi. Vai, vai. Si toccia? Cos'è sta roba? Ok, ma sta cambiando colore. Ok, dai, funziona. Sì. Actually è abbastanza soddisfacente. Ok, fammene provare. Actually. Tipo il viola. Tu proprio odi i colori? Passare così dal giallo al viola. Mi piacciono. Ma sappi che stanno anche sulla punta del pennello questi colori. Non è che solo perché non li vedi non ci sono. Ma che cosa stai bambanando? A parte che è azzurro, io ho preso verde, ma si sta trasformando in verde, Francesca! Stregoneria questa cosa. È bellissimo. Non c'è il nero. E il rosa, non c'è il rosa. Mi faccio. Cama, hai 6 colori, per favore, fateli andare bene. Posso mixarli? Ma questi mix qua come hai fatto? Un Ne po' di uno, tinti un po' dell'altro, sì. Vai. Meno male che c'era scritto prima di passare da un colore all'altro. Pulire bene. Ah. Ups. Prendi un tovagliolino, pulisci un po' la punta. Facciamo giallo, dai. Ecco qua. Sembra horror. Che cacchio è? Ma chi è? Antonio, no, non è vero. Non so cosa fare. Ma è uguale. Polish. Quel quadro non cosa. Beh, devi considerare che i colori sono comunque ancora sul pennello. Quindi anche se non si vedono si mischiano. Sì. Ma certo, il viola. Questa è magia nera. Ecco. Perfetto, no? Beh, comunque la cosa che mi piace di più è che, a parte Piero che ha cercato di fare un po' il sofisticato, tutto sommato questo sembra un foglio disegnato da un bambino. Ma che cacchio disegno? Non
Non è una performance, fai quello che La vuoi. sindrome del foglio Dai. bianco. Nel dubbio continuerò a fare così. No! Ma è così soddisfacente. È diventata una lezione di segnaletica. Attenti alla guida e non bevete. Chissà perché proprio i cartelli stradali, chissà cosa c'è dentro quella tua Non ho idea nemmeno mente. io. Intingilo e vai. Questo non è giallo. Vabbè, dai, ce lo facciamo andare bene. Io sto facendo delle cose senza alcuna spiegazione. Guarda, stai facendo esattamente quello che devi fare. Questo pennello è molto grosso. E tu hai deciso di fare un disegno molto piccolo. Voglio fare anche un'altra cosa. Basta. Ora sono felice. Questa è la mia opera d'arte lasciata qui per i posteri. Grazie. Figo però, molto bello. Eh. Però devo dire che dopo mi ci sono abituato. Ma il primo colpo di cos'è sta roba? Sembra una cosa tipo con il limone, sai che poi quando la bruci viene fuori. Invece qua non serve neanche bruciare. Figo. No, dai, è carino. È molto simpatico. È simpatico. Non ti dà fastidio il fatto che devi usare una carta specifica per utilizzarlo, però? Non l'avevo capito. Che dire, la ricchezza di contenuti che oggi questo semplice gioco per bambini ci ha regalato è veramente encomiabile. Che voto gli darei come gioco per bambini? Ma secondo me non è male. Gli darei un bel 8 per la fantasia, però non 10 perché i colori si mischiano tra di loro. Ovviamente era inevitabile, non è che si può fare qualcosa a riguardo. Sarebbe stato meglio una soluzione migliore del strofina il pennello su un pezzo di carta. La seconda cosa che mi farebbe quasi scendere a 7,5 è che bisogna farlo su dei fogli di carta specifici. Ne abbiamo già usati 2, quindi ce ne restano 16. Ma nel complessivo comunque secondo me simpatico. Ah no, gli do 7,5 perché il mio tentativo con il limone non ha funzionato. Questa cosa mi ha un po' deluso. Cioè più che altro mi ha fatto fare una pessima figura nei confronti di tutti i miei iscritti. Questa cosa è imperdonabile. Detto ciò, sono molto contenta di aver fatto questo esperimento. Spero di aver finalmente risolto i vostri dubbi dietro questo arcano strumento del demonio. Vi lascio qua sotto in descrizione il link dal quale l'ho comprato io, sempre che riesca a ritrovarlo, perché non è stato proprio facilissimo. E io vi ringrazio per aver visto questo video pieno di cultura e di persone adulte che fanno cose che poco si addicono delle persone adulte. Però adesso prendo questi disegni e vado a psicanalizzare tutti ed è una cosa molto divertente. Grazie per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!